Riconoscimento delle dita. Una brevissima introduzione all'esercizio. È difficile pensare di poter recuperare il movimento delle dita della mano se non ne riusciamo a sentire il movimento. Ed in più, è difficile pensare di recuperarne il movimento se non ne siamo in grado di distinguere la provenienza del movimento, se si tratta del movimento dell'indice o del mignolo. Come faremmo a muoverli in maniera distinta se la percezione che abbiamo ne è confusa? Per quanto riguarda il posizionamento da seduto di questo esercizio, vediamo il paziente seduto di fronte ad una scrivania, un tavolino, e la stessa cosa farà il terapista. Per quanto riguarda invece il posizionamento da sdraiato, la mano può stare tranquillamente sulla pancia e sull'addome, tuttavia la modalità di lavoro rimane invariata. Per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature, non abbiamo bisogno di nessuna attrezzatura particolare per questo esercizio, se non di una piccola fascetta di carta per coprire le dita, proprio come vi farò vedere fra qualche livello di calibrazione. Primo livello di calibrazione del riconoscimento di dita. Innanzitutto precisiamo che è possibile che in una situazione in cui sia presente un rilevante ipertono ci sia difficoltà nel poter tenere la mano destra poggiata e aperta sul piano del tavolo. Pertanto si richiede necessario l'utilizzo di una posizione facilitante e la possiamo ottenere in questo modo. Io personalmente utilizzo queste spugne di gomma piuma, cuscinetti di gomma piuma, per rialzare il braccio e mettere il polso in una posizione facilitante, dove aprire, tenere aperte le dita sarà più semplice, in modo tale che poi si possa proporne il movimento senza problemi. È chiaro che poi il punto di arrivo sarà proprio questo, dove il braccio è poggiato e la mano aperta sul piano. Benissimo, in questo primo livello le variabili da riconoscere saranno due, se si tratta del movimento del mignolo o del movimento del pollice. È chiaro che nei confronti di una possibilità comunicativa tra terapista e il paziente potrà semplicemente nominare il dito corrispondente e dire mignolo e pollice. Badate che trattandosi di parti del corpo la nominazione è sempre un pochino più ostica, più difficile, quindi anche in casi in cui generalmente c'è una ottima comunicazione potrebbe ritenersi opportuno anche in questi casi la richiesta dell'indicazione da parte dell'altra mano sul dito che è stato percepito. Benissimo. Un suggerimento aggiuntivo che vi posso dare è quello, nei casi in cui ci siano difficoltà evidenti di comprensione, di utilizzare un foglietto di carta in questo modo, ecco, per coprire le altre dita, in modo da evitare che il paziente si confonda. Benissimo. Allora, cominciamo come al solito le prime volte, lo facciamo ad occhi aperti, però devi capire che movimento, che dito sto muovendo. Ok. Allora, Pollice, il mignolo, pollice e mignolo, benissimo, molto semplice. Allora, per quanto riguarda la presa, noi con la nostra punta delle dita prendiamo il polpastrello del dito che abbiamo scelto, e per quanto riguarda il pollice effettuiamo un movimento rotatorio perché è più vicino alle caratteristiche del movimento del pollice. Mentre per quanto riguarda il mignolo proporremo un movimento su e giù. Bene, allora nel caso in cui ci sia afasia chiaramente le cose saranno più difficili e il paziente dovrà andare ad indicare, per esempio
Esattamente. Poniamo il dito sulla base dove avviene effettivamente il movimento. È chiaro che nel corso degli esercizi viene sempre di più richiesto questo tipo di comunicazione con l'indicazione, però è chiaro che anche che nelle prime fasi è possibile che non ci sia subito questa immediatezza nell'andare a indicare, soprattutto nel caso in cui sia la mano coinvolta. Potrebbe lui cercare di muovere nuovamente il dito che è stato mosso, magari con la comparsa anche di ipertono. In quel caso lo dissuadiamo da questa attività e lo riportiamo a quello che è l'indicazione. Benissimo. Secondo livello di calibrazione. Ecco, come di consueto andiamo ad aumentare il numero delle variabili in gioco nel riconoscimento. Se nel primo livello c'era il pollice e il mignolo, adesso viene da sé che il dito successivo da mettere in ballo sarà il medio. Ecco, come al solito, per evitare confondimenti, fraintendimenti tra le dita, andiamo a coprire le altre due in questo modo. Benissimo. Allora, questo o questo? Ok. Medio? Medio, molto bene. Mignolo? Benissimo. Medio? No, il medio sarebbe stato così, senti. Ah, allora era il mignolo. Allora era il mignolo, benissimo. Quindi c'è stato un ritorno a quello che era la sensazione precedente. Mentre nel caso di afasia, chiaramente nel momento in cui c'è l'indicazione del dito che è stato mosso, dobbiamo togliere la benda. La gestione dell'errore in questo caso sarà più semplificata, potremmo fare in questo modo, per esempio, in caso di afasia. Sentito? Qual era? Bravissimo, bravissimo. Facciamo un altro. No, no. Esatto, bravo. Era il mignolo. Benissimo, bravo. Allora, un errore che spesso viene fatto con questo esercizio qui in casa è quello di muovere il dito troppo rapidamente, e questo potrebbe generare la presenza di irradiazione, oppure fare un movimento troppo ampio e procurare uno stiramento dei muscoli tale da aumentare l'ipertono e indurre il paziente a percepire il movimento sulla base dello stiramento del muscolo e non tanto della sensazione del movimento in sé. Terzo livello di calibrazione. Ecco, in questo terzo livello finalmente andiamo a coinvolgere tutte e 5 le dita nella modalità identica a quella che abbiamo visto nel primo e secondo livello, dove ci sarà la nominazione del dito nel caso in cui non ci siano problemi di comunicazione e l'indicazione del dito quando invece i problemi ci siano. Il pollice merita una trattazione a parte perché per seguire la meccanica naturale del suo movimento, per dare una percezione più chiara al paziente, gli offriremo un movimento di tipo rotatorio, mentre gli altri, per il riconoscimento di quale dito è,
faremo un movimento di tipo su e giù. Quindi adesso sarà chiamato a riconoscere fra tutte le dita. Da questo livello in poi la proposta degli esercizi probabilmente in caso di afasia sarà abbastanza complessa, quindi dovremo valutare caso per caso se veramente è il caso eseguirli o meno. Vi farò vedere dal prossimo livello. Quarto livello di calibrazione. In questo quarto livello, oltre a coinvolgere tutte le dita nel riconoscimento, coinvolgeremo anche il tipo di movimento che effettuiamo. Quindi il movimento da riconoscere sarà o su e giù o destra e sinistra, quindi di lato. Quindi il paziente dovrà dire sia il dito che gli stiamo muovendo, sia che tipo di movimento sta sentendo. Allora, mi devi dire il dito e che movimento è. Medio su e giù. Medio su e giù, bravissimo. Anulare, destra-sinistra. Molto bene, anulare destra-sinistra. Pollice destra-sinistra. Pollice destra-sinistra. Benissimo. È chiaro che se ci accorgiamo che siamo giunti al quarto livello e la maggior parte degli errori fa riferimento al dito che viene mosso, il mio suggerimento è quello di cominciare di ritornare a fare un passo indietro e richiedere solo semplicemente quale dito si sta muovendo, escludendo al momento la direzione del movimento. Vi dicevo che da questo livello, compresi i successivi, non è facile da proporre nei confronti di un paziente che ha difficoltà di linguaggio, è proprio perché è difficile anche indicare un eventuale movimento su e giù o destra-sinistra. Quello che si può fare però a discrezione vostra e del vostro caso specifico, perché i disturbi del linguaggio possono essere sfumati, potremmo richiedere al paziente di mostrarci la copia. Ad esempio, muoviamo questo dito e gli chiediamo di farci vedere con l'altra mano in questo modo. Per esempio, con gli occhi chiusi no, No. no, questo. Questo è una delle modalità che potrebbe in alcuni casi aiutarci, ma in altri casi confonderci. L'altra modalità potrebbe essere quella di condurre proprio il paziente a indicare comunque il movimento e poi, una volta individuato il dito giusto, gli chiediamo di prendere il dito e gli facciamo vedere che il movimento lo deve riprodurre lui per farci comprendere che ha capito che il movimento era destra-sinistra. Esatto, bravo. Questo potrebbe essere uno dei suggerimenti per poter mantenere questo tipo di livello anche in caso in cui la comunicazione sia messa a rischio da un problema di afasia. Quinto livello. Il quinto livello è rappresentato dall'aggiunta di un movimento aggiuntivo. Se prima avevamo a disposizione su e giù, destra e sinistra, adesso avremo anche movimento circolare. Quindi il paziente ce lo potrà nominare, ad esempio indice circolare, o nel caso in cui ci sia afasia, nel momento in cui va a indicare il dito, potrà lui stesso mostrare il movimento circolare. Quindi, riassumendo, tutte le dita a disposizione e questi tre movimenti da riconoscere. Sesto livello di calibrazione.
Il sesto livello di calibrazione corrisponde al passaggio agli esercizi di categoria superiore. Gli esercizi di categoria superiore corrispondenti al riconoscimento di dita è regole per la presa e superfici tattili, che trovate nelle lezioni 41, 42, 43 e 44 nella versione digitale o nella versione DVD nel DVD 8. Ricordatevi sempre che nella lezione 22 o nel DVD 5 trovate la spiegazione di come effettuare questo passaggio tra gli esercizi di confidenza a quelli di categoria superiore in maniera agile e semplificata.